Ed eccoci qua, siamo a Valencia per il terzo round di campionato. Come potete vedere anche il clima è perfetto. L'unica incognita è la pioggia, che potrebbe piovere un pochino durante l'FP2, ma è tutto da vedere. Quindi oggi è già venerdì, vi ho risparmiato un po' il giovedì che è noioso, però dai, adesso siamo pronti per l'FP1, quindi andiamo. Appena finita l'FP1, migliorato tanto dall'ultima volta che sono stato qua, di 1,5 secondi. Questa volta che faremo la stock e non più la super sport, perché abbiamo la moto stock, quindi non ha senso fare la super sport, insomma. E niente, adesso neanche il tempo di entrare un attimo a vedere i dati, sono riuscito e stava piovendo, quindi un po' più vigile, quindi forse l'FP2 sarà sul bagnato. Adesso però andiamo un attimo al box che vi presento una persona. Roberto. Grande Alessio. Facciamo un paio di domande così vi spiego un po' il ruolo nel team. Sì, sono qui nel ruolo di coach rider a tutti gli effetti, come faccio anche nel Moto2 con il team RVDS, proprio per seguire Alessio qui e i piloti del Moto2 per il miglioramento in pista a livello di traiettorie, di posizione in sella e tutte quelle che possono essere le differenze visibili appunto da bordo pista rispetto agli altri piloti. Bene, avete sentito, infatti mi fa molto piacere che Robby sia qui perché mi dà una grande mano e niente, adesso è uscito un po' il sole, quindi dovrebbero essere praticamente asciutte le FP2. Adesso vediamo un po' come va, dai. Anche il secondo turno di libera l'abbiamo fatto, non è andato come previsto perché la pista era umida, anzi quasi bagnata, e con le slick è stato un disastro. Insomma, tutti hanno girato più piano, noi ancora più piano degli altri, e spero che per domani si sistemi un attimino, quindi adesso un po' di riposo e ci vediamo domani. Sabato mattina è abbastanza presto, fa un po' freschino, ha anche piovuto stanotte, quindi spero sia asciutta la qualifica. Ci saranno sicuramente delle chiazze, quindi adesso entriamo con calma, poi cambiamo la gomma, mettiamo quella nuova e vediamo un po' come migliora la pista. Bene, abbiamo fatto la qualifica adesso, è appena finita, c'era sempre incognita il tempo, mezza asciutta e mezza bagnata, era un po' chiazzata in curva 1, però alla fine si è asciugata velocemente. Noi abbiamo fatto solo 2 giri buoni perché c'era la mappa del promotore sbagliata e adesso l'hanno sistemata verso la fine, quindi siamo riusciti a fare un giro buono. Abbiamo comunque migliorato dall'FP3, però non è abbastanza. Vi lascio la classifica sullo schermo, dobbiamo partire bene per la gara e vedere come va.
Eccoci qua, siamo al centro del circuito, ha anche iniziato un po' a piovigginare, però gara 1 fatta, tutto sommato non male. L'unico problema è che mi si è gonfiato il braccio dopo il quinto giro, per questo problema che ho io, che è la sindrome compartimentale, e allora ho perso feeling col freno e non potevo più fermarmi dove volevo, tanti errori alla fine, e quindi ho dovuto girare più avanti di quello che potevo. Però P6 di categoria, quindi della stock, io vi lascio sempre la classifica sullo schermo. Allora, adesso pioviggina un po', quindi l'incognito per domani è se sarà asciutto o bagnato. Io credo che il warm up potrebbe essere umido, però la gara sicuramente che a mezzogiorno sarà asciutta. Detto ciò, domani ci riproviamo, speriamo di riuscire a finire la gara con questo problema alle braccia e niente, dai, vediamo. Buongiorno al circuito di Valencia, io spero voi mi sentiate anche se c'è un po' di casino. Allora, abbiamo già fatto il warm up alle 9:30 stamattina, abbastanza freddo, pista umidiccia, però comunque condizioni di asciutto. Purtroppo dopo 6 giri io ho sto problema agli avambracci che non mi permette di spingere, e quindi niente, speriamo che per la gara insomma non persista troppo, se no io veramente non credo di riuscire a finirla. Adesso la strategia è di fare i primi giri più forte che si può e dopo vedere un po' come va la situazione, dai. Humedad del 35%, el viento que sopla ahora con un poquito más de fuerza, 8 kilómetros por hora. Rugiendo los motores, se apaga el semáforo, arranca la carrera de Super Sport. Eric Fernández por el interior, que parece que ha caído algunas posiciones. De momento no, se va a colocar en cabeza, sí, asegurando el interior. Bueno, pues se ha quitado a sus dos inmediatos rivales. Izquierdas, Alamid Duhan, donde grandes hazañas y grandes títulos se han decidido en el pasado. Muchas caídas en esta carrera y ojo porque puede ser también una batalla de supervivencia. Recordemos que el grip es totalmente diferente ayer y que ahora sí che è certo che si empieza. Ebbene sì, gara 2 fatta, avevo lo stesso problema di gara 1, però abbiamo migliorato il tempo, 39 alto, va bene dai. Però airbag scoppiato, come avete visto, caduta, ci può stare dai. Solo a 4 giri dalla fine, eravamo in P6 della stock, però capita. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi, lasciate un like, noi ci vediamo al prossimo e niente, speriamo di risolvere questo problema il prima possibile. Ciao a tutti!